Ciao bambini! Oggi impareremo qualcosa di nuovo sulla pianura. La pianura è un terreno pianeggiante che non supera i 200 metri di altitudine dal livello del mare. È un ambiente ricco d'acqua e quindi molto fertile, tanto che fin dall'antichità l'uomo ha modificato questo ambiente per adattarlo alle proprie esigenze, dividendo il terreno in appezzamenti e coltivando i campi. Le pianure possono originarsi attraverso processi differenti. Esistono pianure di origine alluvionale, createsi dall'accumulo di detriti trasportati dai fiumi sul fondo dei mari. Questi detriti hanno occupato le zone marine creando così le pianure. Vi sono poi pianure di origine vulcanica. In seguito ad eruzioni vulcaniche, la lava, le ceneri e i lapilli si sono depositati e hanno colmato conche preesistenti, creando così aree pianeggianti. Infine abbiamo le pianure da sollevamento. I fondali marini sono stati sollevati dalle forti spinte provenienti dal centro della Terra. Poiché la pianura è pianeggiante, è più facile spostarsi, costruire strade, ferrovie, case e collegare facilmente una zona all'altra. Grazie quindi alla facilità negli spostamenti, alla possibilità di costruire case e vie di comunicazione e alla fertilità del terreno, gli esseri umani hanno scelto le pianure come luoghi in cui vivere. Qui hanno costruito villaggi, città e strade e hanno coltivato la terra. Hanno allevato gli animali e hanno fatto crescere le loro comunità. In passato le pianure erano ricoperte da foreste e paludi. Dopo l'intervento dell'uomo, flora e fauna naturali sopravvivono solo lungo i fiumi e nelle aree protette. La flora tipica della pianura è composta da querce, pioppi e tigli, oltre a canneti lungo i fiumi e alle zone paludose. In pianura troviamo piccoli mammiferi come ricci, ghiri e lepri, ma anche volpi e cinghiali. Osservando il cielo possiamo ammirare rondini, merli e fagiani. Negli stagni vi sono poi anatre, oche e folanghe, gru, aironi e anfibi come rane e rospi. Abbiamo detto che la pianura è un ambiente intensamente popolato proprio per le sue caratteristiche. L'uomo, infatti, ha costruito città intensamente popolate. Queste sono caratterizzate da un centro storico, con palazzi, chiese e monumenti antichi, e da una periferia dove sono presenti quartieri con edifici alti, centri commerciali e impianti sportivi. La città è ricca di collegamenti e mezzi di trasporto pubblici, oltre a servizi come negozi, uffici, banche, scuole, ospedali e supermercati. Sono presenti anche aree verdi e giardini, ma sempre realizzati dall'uomo. La pianura presenta anche un altro tipo di paesaggio, il paesaggio rurale, caratterizzato da cascine e fattorie, campi coltivati, canali e impianti di irrigazione. Qui si coltivano cereali come mais, riso, grano, ortaggi come aglio, cipolle, carote, zucchine e spinaci, alberi da frutto e foraggio per alimentare gli animali che vengono allevati. In pianura è molto sviluppato l'allevamento. Si allevano bovini, ovini, equini e suini, oltre ad animali da cortile come polli, conigli e anatre. Proprio l'elevata presenza di materie prime in pianura rende questo ambiente adatto allo sviluppo di diverse industrie. Le industrie alimentari trasformano i cereali, la frutta e il latte in prodotti finiti come pane, marmellate e formaggi. Le industrie tessili realizzano tessuti e scarpe. Le industrie meccaniche fabbricano macchine agricole, automobili ed elettrodomestici.
Le industrie chimiche producono fertilizzanti, detersivi e altre sostanze, mentre quelle farmaceutiche producono medicinali. Bene ragazzi, il video è terminato. Se ti è piaciuto iscriviti al canale o lasciami un like. Ciao, alla prossima!